Una forma che o si ama o si odia, ma una racchetta super con effetti tra i migliori mai provati. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video dalla Casa dei Padel per il canale YouTube Padel Review. Oggi di cosa parliamo? Posso dirlo? Sì. Stiga CyberShape 18K Hard. Stiga, marca famosissima per le racchette da ping pong, ma da piccoli quante partite abbiamo fatto con le Stiga? Facendo l'impugnatura, quella che si diceva alla cinese, i cinesi non mi vogliono offendere, cioè non si offendano perché da piccolo si diceva così, sì, no? Nel senso gli altri cinesi sono i giocatori più forti al mondo nel ping pong, quindi non era assolutamente una battuta che voleva essere cattiva, era stata una cosa simpatica, meglio sempre sottolinearli nel mondo del politically correct purtroppo, dove non si può dire più niente. E questa stiga? Questa stiga mi ha decisamente sorpreso. Anche a te, Alvin? Sì, poi la forma veramente La forma è particolare. particolare, poi ne parleremo perché è fatta così, però davvero è una racchetta che mi ha sorpreso e ha sorpreso tutti quelli a cui l'ho fatta provare durante la clinica cattolica. È piaciuta veramente a tutti per la sua comodità di utilizzo, per come si muove, veramente bella. E ma parliamo per il punto dolce. Per il punto dolce che è davvero estremo. Parliamo adesso del prezzo. 320 euro. Stiga. Allora, ricordo, Stiga brand svedese, 320 euro. La racchetta, il prezzo, allora, è alto. Esatto. Però è una racchetta così particolare che se vi piace spendete 320 euro per portarla a casa, perché sì, comunque è così particolare che appunto o la si ama o la si odia. Poi sicuramente vi farete notare con Vi questa farete racchetta. notare, magari si rimorchia pure con le Stiga. Si ricorderanno di voi, a me piace quello là che giocava lì con la Stiga, non so il nome, però con la Stiga, quindi secondo me potrebbe essere pure buono per acchiappare. Se Playtomic, no, non lo dico. Comunque, abbiamo detto il prezzo 320 euro alto, però per una racchetta del genere, cioè, se ti piace farla la pazzia. Sì, questa ci può stare, cioè ha una sua logica, diciamo. Ha una sua logica, esatto. Livello. Essendo una racchetta polivalente, destra-sinistra più destra che sinistra. Esatto, più destra che sinistra, però il livello è anche abbastanza intermedio, dai, esatto. intermedio alto, però dall'intermedio in su è una racchetta che davvero si può sfruttare al meglio e al massimo, destra-sinistra. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Allora, questa forma è stata studiata da Stiga insieme all'Institute of Technology di Svezia ed è stato provato che con questa forma il punto dolce è più ampio del 20% rispetto a una racchetta con una forma rotonda. Esatto. E devo dire che il punto dolce di questa racchetta è davvero il punto forte della Stiga, perché è davvero ampio. La forma è fatta così perché vi permette comunque di sfruttarla al meglio e di arrivare al meglio nelle palle quelle difficili che magari sono molto basse sul tappeto oppure che colpiscono il vetro, la grata, quindi potete come incastrarle, sì, esatto, per non creare anche uno spazio che magari la pallina viene colpita male, quindi anche per questo il punto dolce è un po' più ampio. Racchetta con Carbon Duplex 18K, la gomma è una Performance Foam, il tatto è, dice 18K hard il nome, direi intermedio, un pochino magari tendente all'hard ma non tantissimo. Crystal Grip, veramente effetti incredibili, questa superficie ruvida è davvero di altissimo livello. Manico più lungo per garantire maggiore facilità nei colpi a due mani, il laccetto ha un comodo polsino, ma da capire. È da capire come non renderlo così lungo, perché almeno così è davvero lunghissimo e quindi un po' scomodo. Io ammetto non ho capito come si fa ad accorciare sul laccetto, dice, ma come dopo 100.000 pale che avete provato ancora non avete capito come funzionano queste cose? Ti giuro, abbiamo faticato molto a capire come si accorcia, però comunque la polsiera è comoda. Esatto. Adesso abbiamo detto tutto delle caratteristiche della racchetta, parliamo di peso e bilanciamento. Il peso della nostra racchetta è di 357 grammi ed ha un bilanciamento a 26,6 cm. Quindi medio-alto. Medio-alto, che comunque rende questa racchetta veramente comoda, la sua arma proprio... Controllo, punto dolce e effetti sono proprio le tre armi di questa pala Stiga che da fondo campo appunto si comporta super bene perché si muove davvero rapida, il punto dolce è
enorme, gli effetti sono ottimi, i pallonetti vanno su sempre molto comodi. Cioè qua la scusa dello steccato pesa Sì, male, no. steccato no, cioè, Ragazzi, giusto se la prendete qui all'angolino e magari bucate la pallina, però nel senso no, steccata, non mi dite che ho steccato con la stiga perché sennò vi dico... cambiate sport. Me coglioni. No. Vabbè, dai, perché come fa il Rocco Schiavone, no? Cioè fa la differenza tra stigati e me coglioni, cioè nel senso, sicuramente l'avrete visto. Vabbè, per una parolina del genere non penso che la gente si offenda. Aia, tolgono Infatti non si può dire, mi iscrizione. sa, No, dai, mettiamo bip. Beep. Detto questo, Stavi dicendo? Fondocampo. da fondocampo super, davvero si comporta super bene, super agile, adesso mi vedete subito, anche nelle situazioni di difficoltà appunto aiuta tanto il fatto che a terra si appoggia così, al vetro pura, la grata, magari la grata non l'appoggio so si rovina, e comunque davvero super pala da fondocampo. Adesso Alvin mi mette alla prova con la Stiga Cyber Shape 18K Hard, punto dolce ed effetti. Questa è la Stiga Cyber Shape 18K Hard, buoni pallonetti, come detto, punto dolce ampissimo, non si sente quasi mai che la stecchi perché con questa forma veramente lo sweet spot è ampissimo, si muove super maneggevole. Anche qui l'ho sentita di averla presa allo spigolo quasi, ma è andata su come se avessi colpito nel centro, quindi davvero racchetta di grandissima comodità e che appunto genera e regala degli effetti che raramente io e Alvin abbiamo trovato su una racchetta da padel. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova. Scusa se te li pennello i pallonetti, scusa. Scusami se te li pennello i pallonetti, Alvin. Lì, anche qui, ho steccato ma comunque sempre solidità. Poi prendo qui la rete e su. Qui non mi sono voluto impegnare, però davvero una racchetta con comodità estrema che si muove agilmente, poi il manico lungo sicuramente aiuta. Ah, questa girava parecchio, Non l'ho letta, vai Alvi, l'ultima. Ti aiuto col pallonetto fil rouge, lì ho chiuso, pallonetto all'angolo, comoda. Veramente da livello intermedio in su questa è una racchetta che se vi piace la forma prendetela in considerazione perché è top. Alvin, l'ho provata da fondocampo, cosa mi dici a rete di questa racchetta? A rete se non fate punto, perché comunque la palla non viaggia, farete punto con gli effetti che sono clamorosi. Esatto, cioè la palla gira che è un piacere, ma poi anche questa forma ti viene voglia anche di dare più effetti, sì, di lavorarla ancora di più, vediamo sì, fino a dove arriva. Esatto, quindi anche i giochettini ogni tanto, la deada corta, la palla corta in diagonale, le strettine, cioè... Hai fatto bene a sottolineare la deada corta, perché di solito la tua arriva a metà mia campo, alta. la tua è alta e quindi... Però con questa gli effetti sono veramente clamorosi, però la potenza purtroppo... non è la racchetta, non è un cannone. Esatto, quindi il punto lo farete con una costruzione magari anche dal basso, con delle volee anche dal basso lavorate e che rimbalzano sul vetro e scendono subito, sì, perché questa veramente tra tutte le racchette che abbiamo provato con gli effetti tra le migliori, se non la migliore, esatto. Adesso ti vediamo, no aspetta, che ti vediamo, blocco? Blocco ha un punto dolce così ampio che o la prendete negli angoli o altrimenti il blocco dovunque la impattate risponde sempre presente. Pam. E poi il manico lungo aiuta, anche negli allunghi, quando la palla è lontano aiuta tanto. Adesso la provi a rete e vediamo come si comporta. Vai. A rete la Stiga, effetti, mamma mia, effetti, scusami. Guardate, non riesco, comunque anche cercando di dare intensità alla palla, a tirare una palla pesante, però ragazzi che effetti dà, sarà anche questa forma, sarà il punto dolce molto generoso, però questa forma invoglia a dare ancora
più effetto alla pallina. Cioè guardate, quasi come avere la racchetta veramente, scusami, solo effetti. Cioè il punto qua, la creazione del punto, riuscirete a farla dando tanto effetto alla pallina. Clamoroso. Guardate, io adesso ho provato anche in prima un po' di forza e mi inciampate. Avete visto, anche se provo in prima molta forza, la pallina non viaggia tantissimo, ma gli effetti, ragazzi, posso assicurarvi, guardate anche questa, come è scesa giù bassa. Vai, un ritmo alto, ultima, vediamo se... No! Vai, Amy, un ritmo alto, vediamo se questa stiga... Ah, ma che effetti! Incredibile! E lì, profonda lì, effetto! E effetto! Incredibile, l'effetto che si dà alla pallina è veramente qualcosa di clamoroso. Vai Amy, 2 blocchi, diciamo che il manico lungo aiuta e è consigliato. Avete visto, adesso l'ho presa malissimo, ma la palla di là è andata lo stesso. Vai Amy, una deada, vediamo se gli effetti... Cos'è questo? Pallonetto. Vai Amy, una deada, vediamo se gli effetti sono clamorosi come diciamo. Clamoroso. Vediamo se gli effetti è come diciamo, presa male ma effetto clamoroso. Racchetta, come detto prima, effetti. Alvin l'ha provata a rete, adesso io la provo dall'alto. Vibore che girano, cioè quasi consumi la pallina la terza vibora per quanto gira. Molto buona anche sul per 3 perché appunto la pallina gira tanto, ci sono tantissimi effetti, si riesce a dare molta rapidità di braccio. Non l'ho sentita tanto sul kick alla grata, sullo smash piatto pecca perché non è una racchetta potente, però cioè, la gomma comunque ha una buona esplosività, quindi nel senso si può dare potenza, però non è un cannone. Cioè, probabilmente il colpo migliore è Bandeca e Vibora. Bandeca e Vibora e poi anche il per 3 perché gira tanto, cioè gira tanto se si ha ovviamente la giusta tecnica, perché non essendo un cannone comunque serve anche molta tecnica e molto polso, proprio quando lo date la palla gira tanto. E adesso mi vedete subito all'opera con la classica sequenza Vibora, rulo alla reja per 3 e smash piatto. Stiga è sinonimo di effetti e palle lavorate, così, che rimbalzano sul vetro e muoiono lì. Ancora. Poi se volete ogni tanto potete pure accelerare, comunque la risposta è positiva, un'altra Vibora. Vai, un kick Alvin. Ma davvero una racchetta super comoda, mi è piaciuta tantissimo per 3. Avete visto come gira la palla? Ecco, qui l'ho presa a questa altezza, quindi gira meno. Questa era una ciofeca invece. Vai Alvin, un altro paio di per 3. 1 e 2. Chiudo con 2 smash, che sicuramente non è il piatto forte della pala, però gran pala, principalmente a destra, però pure a sinistra. Guardate che con questo punto dolce ampio aiuta tanto, quindi pensateci. Alvin, abbiamo detto tutto di questa racchetta che ha questa forma davvero particolare. Odi e tamo? No, odi, non mi ricordo come dice o in latino, odio o amo. Vabbè, no, scusate l'ignoranza, ho fatto anche il classico. Esatto. Adesso prendi il telefono che diamo i voti, dai. Vediamo quanto ci mette ad aprire il file come al solito. Da fondo campo 8. Pallonetti 7,5. a rete 7,5. controllo 7,5. maneggevolezza 8. uscita di palla 7,5. punto dolce 9. effetti 9. per 3 no potenza 7. per 3 8. smash 7. vibora 8.
Rapporto qualità-prezzo a 320 euro. 6,5. Sì, 6,5 penso che sia giusto perché comunque è alto, però se la amate, come detto prima, andate a comprarla. Abbiamo detto tutto, Alvin, cosa devono fare i nostri seguaci? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi anche lui al canale e quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Emi. A voi piace la forma della stiga? Scrivetelo nei commenti. Ciao!